Ciao a tutti! In questi giorni abbiamo visto come risolvere un sistema di equazioni lineari. Oggi vi voglio parlare del teorema di Rusci-Capelli. Immagino che a lezione lo avrete fatto e quindi oggi vediamo sul lato pratico di cosa si tratta. Innanzitutto, questo teorema non mi dà un metodo per risolvere un sistema lineare, ma mi dà un'informazione a priori sulla tipologia del sistema. Quindi prima di fare i calcoli io so già se il sistema è determinato oppure no. Quando abbiamo un sistema noi abbiamo tre possibili casi. Il sistema è impossibile, determinato oppure indeterminato. Cosa vuol dire che un sistema è impossibile? Vuol dire che non ha soluzioni, mentre determinato vuol dire che ha soluzione, indeterminato vuol dire che ha infinite soluzioni. Il termine di infinito in matematica si scrive come questo 8 rovesciato. Ok, il teorema di Rusci-Capelli ci permette, prima di fare i calcoli, di stabilire la tipologia del sistema. Il concetto si basa tutto sul rango, quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto andate a ripassare il video dove vi spiego il rango di una matrice. Noto anche come caratteristica, perché per utilizzare questo teorema è fondamentale conoscere il rango e come si trova. L'idea è questa: io ho un sistema e abbiamo detto che tutte le volte che ho un sistema posso andare a costruirmi la matrice. Poi abbiamo detto che dalla matrice è possibile ridurre la scala per ottenere una matrice più semplice. Qui sapete bene che questa matrice, cioè quella che si ottiene cancellando l'ultima colonna, è la matrice dei coefficienti delle incognite, nota anche come matrice incompleta, mentre la matrice con in aggiunta anche la colonna dei termini noti si chiama matrice completa. Chiamiamo con RI il rango della matrice incompleta e con RC il rango della matrice completa. Il teorema di Rusci-Capelli mi dice che se il rango della matrice incompleta, quindi di questa matrice, è uguale al rango della matrice completa ed è uguale al rango massimo, quindi nel mio caso questa è una matrice di 4 righe, 5 colonne, quindi il rango al massimo è 4, allora il sistema è determinato. Quindi per avere un sistema determinato, quindi una sola soluzione, io devo avere una situazione di questo tipo: rango della matrice incompleta uguale al rango della matrice completa uguale al rango massimo, nel mio caso 4. Perché questa è una matrice 4x5. Mentre per avere un sistema impossibile io devo avere una situazione di questo tipo. Questa è una matrice 3 righe 4 colonne. Il rango della matrice incompleta, ovvero di questa matrice, non è 3 perché l'ultima riga è 0, quindi il rango è 2, perché per esempio se prendo questo minore, questo è diverso da 0. Il rango della matrice completa invece, se per esempio cancello questa colonna, è 3, perché il determinante di questa matrice 3x3, che si ottiene cancellando questa colonna, è 4x1x8, per la proprietà dei determinanti che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi il rango della completa è 3. In generale il teorema mi dice che quando il rango della matrice incompleta è minore di quello della matrice completa, allora il sistema è impossibile, il che vuol dire che ho 0 soluzione. Se ci pensate, qua quando io ottengo la matrice ridotta a gradini, poi andando a riscrivere il sistema lineare ottengo 0z uguale a 8. Perché vi ricordo che questa è la colonna delle x, questa delle y, questa delle z, mentre questa è la colonna dei termini noti. Per cui andando a riscrivere il sistema io qui ottengo 0z uguale a 8 e sapete bene che questa è un'equazione di primo grado impossibile, dunque tutto il sistema diventa impossibile. Ecco, il teorema di Rusci-Capelli ce lo diceva grazie allo studio del rango. Ultima situazione, quando è che ho un sistema indeterminato? Come devono essere tra di loro il rango della matrice incompleta e quello della matrice completa? Devo avere una situazione di questo tipo, ovvero devo avere una situazione in cui il rango della matrice incompleta è 2 e anche quello della matrice completa. Quindi come in questa situazione, però qui il rango non è massimo perché questa è una matrice 3 righe 4 colonne. Questo ci dice che il massimo rango può essere 3. Da noi il rango è in entrambi i casi 2, quindi quando il rango della matrice incompleta è uguale a quello della matrice completa ma è minore del rango massimo, allora ho un sistema indeterminato che ammette infinito alla n meno
rango, soluzioni. Cosa vuol dire? Nel nostro caso il rango di entrambe le matrici è 2, il rango massimo è 3, quindi so che questo tipo di sistema ammette infinito alla, devo fare 3 meno 2. Infatti se vado a risostituire, qui ottengo 0 uguale a 0, qua ottengo 5z uguale 10, mentre qua, andando a sostituire, ottengo questa equazione. Da qui mi ricavo che z è uguale a 2, però y non ce l'ho e quindi lo chiamo con un parametro, per esempio t. Così facendo, andando a sostituire nella prima equazione, al posto di yt e al posto di z2, viene questa equazione. Riscriviamo in bella copia. Meno 2 portato di là fa più 2, quindi diventa 3, e t portato di là diventa meno t. Come potete vedere io ho infinite soluzioni, perché? Perché al variare del parametro t ho una diversa terna di soluzioni. Infinito alla 1 perché di parametri ne ho uno. Per esempio, se t è uguale a 0 ho la terna 3, 0, 2. Se t è uguale a 3 le soluzioni sono 0, 3, 2 e così via. Ho un solo parametro, quindi ho infinito alla 1 soluzioni. Se per esempio qui al posto di z uguale 2 avevo z uguale k, quindi avevo sia t che k, due parametri, sicuramente il teorema di Riochet-Capelli mi diceva, attraverso questo calcolo dei ranghi, che avevo infinito alla 2 soluzioni. Quindi questo numerello qui mi indica quanti parametri ho nel mio sistema di soluzioni. Ricordatevi bene questa relazione tra i ranghi. Riepilogando, abbiamo un sistema impossibile quando il rango della matrice incompleta è più piccolo di quella completa. Ho una soluzione quando il rango è uguale di entrambe ed è esattamente il massimo rango che può avere, come qui che il rango poteva essere al massimo 4. Ho infinite soluzioni quando ho i ranghi di entrambi uguali, ma minori del rango massimo, e sono in grado di calcolare quante soluzioni ho, infinito alla numero massimo del rango meno il rango della matrice. Chiaramente poi utilizziamo uno dei metodi che abbiamo studiato negli scorsi giorni per andare a risolvere il sistema, però questo a priori ci dice la tipologia di sistema. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.